Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale. Oggi volevo parlarvi dei trucchetti che si possono usare in sartoria o comunque in generale, se comunque tutte noi, insomma, un minimo usiamo l'ago anche per rammendare, magari per cucire un bottone. Sono dei piccoli trucchetti che ho trovato sul web che potrebbero esservi utili per aiutarvi di fronte a determinate situazioni in cui ci troviamo in difficoltà. Per esempio, iniziamo subito. Le forbici sono importantissime. In un altro video vi avevo parlato dell'importanza di separare le forbici che utilizzate per la carta dalle forbici che utilizzate per tagliare i tessuti. Questo cosa succede? Se voi tagliate un paio di forbici tra l'altro care, perché le forbici per tagliare professionali il cucito sono molto care, cosa succede? Che perdono il filo. Cosa vuol dire che perdono il filo? Che se voi andate a lavorare nuovamente sulla stoffa con quelle forbici, vi renderete conto che non servono più a nulla, non tagliano più. Quindi cosa possiamo fare? Ecco il primo consiglio che vi do. Se avete sbagliato utilizzando le vostre forbici con la carta e vi renderete conto che non tagliano più come prima, c'è un metodo perché le lame possano tornare come prima o comunque nuovamente affilate. Cosa possiamo usare? La carta stagnola. Sì, quella che utilizziamo normalmente in cucina. Ne strappate una parte e tagliate la carta con le vostre forbici da affilare. Quindi tagliate in tanti pezzettini. Più taglierete con le vostre forbici la carta stagnola e più queste si affileranno. Quindi fatelo più volte. Io ho utilizzato anche le pagliette inox, quelle che utilizziamo normalmente in cucina per sgrassare le padelle. Anche con queste potete tagliare le vostre forbici per affilarle. Provare per credere, veramente efficaci. Il secondo consiglio è quello dove io vi faccio vedere come potete aiutarvi a infilare l'ago dentro la cruna. Sì, perché è odioso. Non so se anche voi sarte odiate mettere il filo dentro la cruna e non ci riuscite. Allora fate così con la saliva e poi riprovate. È un incubo. Però c'è un piccolo trucchetto. È la lacca per i capelli. Ma andiamo a vedere. Non so voi, ma io ho sempre trovato difficoltà a far entrare il filo all'interno del mio ago. Ma ecco che la lacca ci viene in nostro soccorso. Spruzziamo un po' di lacca nel filo che dobbiamo infilare appunto all'interno della cruna dell'ago. Vedrete che il filo diventerà più duro, in modo tale, più rigido, in modo tale che a questo punto riuscirete con maggiore facilità ad inserirlo all'interno della cruna dell'ago. L'altro consiglio che volevo darvi riguarda gli spilli. Molte volte noi compriamo gli spilli ma non riusciamo a metterli bene, a infilarli bene all'interno della stoffa. Perché? Non lo so, forse perché sono nuovi, non ne ho idea. Comunque prima, tanto tempo fa, vi racconto questa cosa un po' schifosa, però ve la racconto perché l'ho letta. Le sarte solitamente quando vedevano che lo spillo non entrava all'interno del tessuto, si mettevano lo spillo nella testa, così, lo passavano in testa. Perché la testa, solitamente i capelli ovviamente non dovevano essere pulitissimi, la testa è grassa, per cui riuscivano più facilmente a inserire appunto lo spillo all'interno della stoffa. Questo principio cosa ci fa capire? Ci fa capire che c'è bisogno di qualcosa di grasso, qualcosa che faccia scivolare meglio il nostro spillo nel tessuto. Cosa viene usato in questi casi? Viene usato il sapone. Andiamo a vedere. Procuratevi una semplicissima saponetta, infilate i vostri spilli all'interno della saponetta,
in questo modo, come vedete in queste foto, proprio infilandoli così, e li lasciate come se fosse un portaspilli. Quando li utilizzerete vedrete che scivoleranno meglio nel vostro tessuto. Sempre rimanendo in tema sapone, mettete il caso che avete rotto, vi sia caduto per terra il vostro gessetto da sarto. Per carità, come possiamo fare? Anche in questo caso possiamo utilizzare il sapone al posto, temporaneamente io credo, poi tra l'altro il sapone va via con l'acqua, quindi non è indelebile, utilizzare il sapone se non disponiamo in quel momento del nostro gessetto da sarto. Andiamo a vedere. Se non avete a disposizione i vostri gessetti che utilizzate normalmente, potrete utilizzare tranquillamente anche in questo caso il sapone. Utilizzatelo esattamente come utilizzereste il vostro gessetto. Tra l'altro è anche facilmente lavabile, quindi non abbiate problemi. Altro consiglio che volevo darvi è inerente ai bottoni. Vi ho fatto vedere il video, ve lo metto giù nel box informazioni, il video tutorial di come si attaccano i bottoni, il metodo diciamo sartoriale per attaccare i bottoni. Ve lo metto nel box informazioni in modo tale che se volete andarlo a rivedere ve lo andate a rivedere. Insomma, dopo che avete attaccato i bottoni, molte volte i bottoni perdono, se non sono magari attaccati bene o comunque per usura, si possono un pochettino allentare. Perché i bottoni rimangano più tempo nel loro posto dove devono stare e non si allentino, c'è un piccolo trucchetto. Il piccolo trucchetto viene fatto grazie allo smalto per unghie trasparente. Se volete che i bottoni rimangano belli fermi, allora utilizzate uno smalto trasparente normalissimo e passatelo sopra i fili del vostro bottone. Vedrete che rimarrà molto più fermo e stabile. Altro trucco può essere che se non avete a disposizione per esempio la macchina da cucire oppure temporaneamente la tagliacuci, possiamo rifinire i margini, ovviamente in maniera grossolana, diciamo, è un altro modo diciamo per rifinire i margini in modo tale che non si sfrangino, con delle forbici con i seghetti zigrinate. Io l'ho dipinte di rosa, ovviamente, fissata. Comunque ve le faccio vedere da vicino e vi faccio vedere com'è il risultato. Se non avete a disposizione quindi una taglia e cuci, potrete utilizzare queste forbici speciali che io posseggo, come vi ho fatto vedere, perché sono molto utili, rifiniscono il tessuto con questo motivo che è anche molto carino anche per rifiniture di patchwork o comunque di lavori di cucito creativo. Al posto della lama normale hanno questa lama, come potete vedere, a zig zag. Le forbici infatti si chiamano proprio forbici a zig zag. Come vedete potrete utilizzarli anche per varie decorazioni dei vostri lavori di cucito. Un altro consiglio che ho trovato su internet che volevo condividere con voi, che io uso sempre, perché tutti questi consigli che vi sto dicendo sono consigli che io utilizzo, perché ne ho trovato anche altri ma io non li utilizzo, vi parlo solo unicamente di quelli che utilizzo io, e per quanto riguarda gli spilli, ma andiamo a vedere. Questi si trovano in commercio, non so dove perché io non li ho mai visti, mi piacerebbe moltissimo averli, ma se non abbiamo la possibilità di poterli avere e comprare, possiamo crearceli da soli. E permettono di tenere tutti gli spilli attaccati senza perderli. Avrete bisogno di bottoni magnetici, di colla a caldo. Attaccate i bottoni magnetici con la colla a caldo nella parte inferiore di quello che volete realizzare. In questo caso hanno utilizzato un piattino, hanno applicato i due bottoni nella parte inferiore e vedete che gli spilli rimarranno ben attaccati al piattino senza spostarsi. Questa invece è un'altra cosa che ho trovato su internet che volevo farvi vedere ed è un portaspilli magnetico da braccio, è veramente molto molto carino. Se voi sapete dove si può trovare, per favore scrivetelo giù nei commenti. Come vedete è veramente molto molto utile, anche in questo caso potremo crearcelo da soli, però credo che sia in plastica ed è molto utile e magari anche poco ingombrante. Un altro è quello delle due matite. Se voi dovete fare due linee parallele tra di loro,
vi dico io come potete fare, anzi ve lo faccio addirittura vedere. Le due matite, che ovviamente sono separate fra loro, le uniamo con l'ausilio di un elastico. In questo caso, come vedete, disegneremo due linee perfettamente parallele fra di loro senza nessun tipo di problema. Ultimo e decimo consiglio è quello che molte volte, quando abbiamo a che fare con tessuti tipo le coppelle, che potrebbero lasciare i cui spilli potrebbero lasciare dei segni, per esempio se noi mettiamo gli spilli in una stoffa di ecopelle, togliendo lo spillo vi sarete reso conto che la stragrande maggioranza delle volte rimangono dei buchini, che poi spariscono col tempo, per carità, ma se voi volete ovviare a questo inconveniente, potreste utilizzare, invece che gli spilli, due metodi diversi. Li ho trovati, due metodi diversi. Quindi posso usare le mollette, oppure proprio le mollette normali, quelle che utilizzate per stendere i panni, oppure potete utilizzare delle specie di pinzettine che vengono utilizzate in cancelleria. Ma adesso vi faccio vedere come potete fare. Possiamo utilizzare quindi queste clip che normalmente utilizziamo per altri scopi, in questo modo come vedete, oppure delle semplici mollette, piccole o grandi che siano, per aiutarci a tenere ferma la stoffa. Siamo arrivati alla fine anche di questo video, spero che sia stato utile per voi. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace sotto se vi è piaciuto il video, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei video che metto settimanalmente nel mio canale. Se avete richieste di video non esitate a chiedermi e quindi a scrivere sotto sempre le vostre richieste. Nel mio piccolo cerco sempre di accontentarvi, fino adesso ho cercato di accontentare un po' tutti. Anche con questo video ho accontentato una persona che voleva il video per sapere appunto come affilare le forbici e ti ho accontentata. Perdonami, non mi ricordo chi fossi, però questo video l'ho fatto anche per te. E niente, quindi io vi mando un grande bacio, iscrivetevi al canale, condividete i miei video per farmi conoscere e vi mando un grandissimo bacio. Alla prossima!